Ricordi quel gioco innocente che adoravi da bambino? Quel gioco spensierato, colorato, ma che in qualche modo è riuscito a lasciarti addosso un senso di inquietudine? Una scena strana, un suono disturbante, oppure qualcosa che da piccolo non riuscivi nemmeno a spiegare? Beh, non eri il solo ad aver provato quella sensazione, perché alcuni di questi giochi nascondono elementi che sembrano usciti da un vero e proprio incubo. Oggi esploreremo il lato oscuro di quei giochi che forse hanno segnato anche la tua di infanzia e vedrai che certi particolari non erano solo frutto della tua immaginazione. The Sims è il simulatore di vita per eccellenza. E cosa c'è di più inquietante della vita stessa? Immagina di giocare serenamente con la tua amata famiglia virtuale in The Sims. E notte i tuoi Sims dormono profondamente, riposandosi per la giornata successiva. Quando all'improvviso la pacifica quiete viene bruscamente interrotta da questo. Un ladro sta facendo irruzione nel tuo lotto, pronto a rubare qualcosa di valore, e tu non hai nemmeno un antifurto per fermarlo. Il primo The Sims è uno di quei rari giochi con suoni talmente iconici da restare impressi nella memoria anche dopo anni. E dopo essere stato traumatizzato la prima volta dal ladro, non ci penserai due volte a comprare quel dannato antifurto. Purtroppo questo non è l'unico pericolo a cui dovremmo fare attenzione. Gli incendi sono tra i rischi più comuni del gioco e possono causare devastanti disastri. I Sims nelle vicinanze del fuoco entreranno nel panico più totale, urlando a squarciagola e agitandosi violentemente, impotenti di fronte alla calamità. Il nostro amato Sim potrebbe addirittura morire lentamente, bruciato vivo tra le fiamme. Quando il tuo sim emetterà il suo ultimo respiro, dalle tenebre emergerà il tristo mietitore, pronto a raccogliere l'anima del defunto. Avremo una sola possibilità di interagire con lui, chiedere di risparmiare l'anima del nostro compagno e riportarlo in vita. Tuttavia, questa richiesta non avrà sempre esito positivo, lasciando come unico ricordo del nostro sim una grigia urna contenente le sue ceneri. Infine, un altro elemento decisamente inquietante sono gli scherzi telefonici anonimi. I più spaventosi possono arrivare tra mezzanotte e le 8 del mattino. Tra le più disturbanti troviamo: sei stato scelto, arriveranno presto. La testa del tuo consulente psichico è appena esplosa, sei stato avvisato. Arriveranno presto. Forse dovresti pensarci due volte prima di aprire la porta. La luce lampeggiante era solo un test. La prossima volta avrai un sacco di avvertimenti. La consegna è stata fatta, sei stato avvisato. La fine è vicina. Preparati. Così è come viene accolto non appena metti piede a Lavandonia, l'inquietante città di Pokémon Rosso e Blu. Molti di voi la riconosceranno grazie alla celebre creepypasta della sindrome di Lavandonia, ma qui non parliamo di leggende, bensì di dettagli realmente inquietanti. A differenza delle altre città, qui non troveremo alcuna palestra Pokémon da sfidare, ma un'imponente e lugubre costruzione che domina l'intera area. La Torre Pokémon, un gigantesco cimitero a 7 piani che custodisce oltre 100 tombe dedicate ai nostri piccoli compagni d'avventura. La struttura è avvolta da un'aura di mistero ed è celebre per i frequenti avvistamenti di spettri, visibili e affrontabili solo con l'ausilio di una spettrosonda. La serie Pokémon è nota per le sue inquietanti apparizioni spettrali, e non si tratta solo dei Pokémon di tipo spettro, ma anche di veri e propri fantasmi di persone misteriosamente defunte. Ricordate l'antico Château? L'antico Château è un edificio abbandonato situato nel bosco Evopoli nel gioco Pokémon Diamante e Perla ed è uno dei luoghi più inquietanti della serie Pokémon. Oltre alla sua atmosfera spettrale, con stanze in rovina e una musica di sottofondo inquietante, il vero elemento disturbante sono i fantasmi che vi abitano. La bambina fantasma appare in una delle stanze laterali del maniero. Se il giocatore entra nella stanza accanto, la si vede per un istante prima che svanisca nel nulla.
non interagisce in alcun modo e la sua presenza resta un mistero mai spiegato ufficialmente. L'uomo fantasma, probabilmente il maggiordomo della villa, si manifesta nella sala da pranzo, attraversa la stanza e scompare nella cucina. Anche lui non interagisce con il giocatore e la sua origine rimane sconosciuta. Nonostante le numerose teorie e speculazioni dei fan, il gioco non fornisce alcuna spiegazione ufficiale su questi spettri, lasciando il mistero irrisolto. La serie Pokémon direi che ha una strana ossessione per i fantasmi umani, infatti possiamo trovare altre presenze spettrali in Pokémon X e Y. Entrando al secondo piano di un edificio a Luminopoli, la musica si interrompe, le luci lampeggiano e una misteriosa ragazza fantasma appare dietro il giocatore. Senza muovere i piedi, scivola lentamente sullo schermo, sussurrando una frase. No, non sei tu quello giusto. Dopodiché svanisce nel nulla. Pokémon nero e bianco. In rare occasioni, raggiungendo la fine del Ponte Meraviglia, si potrà incontrare una misteriosa ragazza con cui è possibile interagire. Tuttavia, non appena lo si fa, la ragazza svanisce nel nulla sotto gli occhi del giocatore, sorprendendo persino un uomo nelle vicinanze che assista alla scena. Se si entra nel gate accanto e si parla con un'anziana signora, questa dirà: «L'hai vista? È lì da prima che il Ponte Meraviglia è stato costruito. C'era una ragazza che giocava sempre con il suo Abra qui intorno. Era così piena di energia». Pokémon Nero e Bianco 2. All'interno della strana casa si verifica un secondo incontro con quella che sembra essere la stessa ragazza apparsa sul Ponte Meraviglia in Pokémon Nero e Bianco. Appena compare, pronuncia queste inquietanti parole. Un oscuro sogno senza fine, un sogno senza fine di oscurità. Mamma, papà, Abra, dove siete? Dopo aver parlato, svanisce nel nulla. Poco dopo riappare, dicendo: «Nell'oscuro sogno ho sentito la voce di mio padre. Dimenticati dell'ala lunare. Per favore, resta qui con me». L'ultimo incontro avviene all'interno di una stanza, subito dopo aver raccolto una Pokéball contenente l'ala lunare. La ragazza, prima di scomparire definitivamente, sussurra: «Oh, l'ala lunare, ora non posso prenderla, ma andrà tutto bene. Per favore, riportala al Pokémon. Stavo aspettando sul ponte per poterla restituire io». In The Legend of Zelda Majora's Mask l'Apocalisse incombe e per i suoi elementi inquietanti è considerato da molti il capitolo più oscuro della serie. Pur essendo un'avventura fantasy pensata per un pubblico giovane, Majora's Mask riesce comunque a trasmettere un senso di inquietudine profondo. Non è un gioco horror, eppure ha momenti che sembrano usciti da un incubo. Scene disturbanti, personaggi enigmatici e un'atmosfera sempre più opprimente. Majora's Mask è un titolo emblematico anche per i temi trattati, trauma e paura dell'ignoto, ma anche l'ossessione per la morte, presente in quasi tutta la sottotrama, per non parlare della missione centrale del gioco: scongiurare la fine del mondo che avverrà in 3 giorni a causa della luna trascinata lentamente verso il pianeta da Skull Kid, corrotto dal potere oscuro della maschera di Majora. Uno dei momenti più sconfortanti del gioco è certamente quello in cui alziamo per la prima volta lo sguardo verso la luna che incombe minacciosa su Termina. Questa non è la luna rassicurante che conosciamo, non è semplicemente ferma nel cielo, si muove lentamente, avvicinandosi inesorabilmente, portando con sé un senso opprimente di inevitabile. È impossibile sfuggire a quel volto inquietante che ti fissa con ossessione, ricordandoti costantemente che la fine è vicina e che nulla di ciò che farai potrà sottrarti al suo sguardo. Durante la sua avventura, Link avrà un incontro con l'allegro mercante di maschere. Ti sei imbattuto in un destino terribile, non è così? Così è come si presenta a noi questa sinistra figura con un sorriso stampato sul volto così perfetto da sembrare disumano. Rappresenta perfettamente il concetto contemporaneo di Uncanny Valley. La traduzione letterale è Valle Perturbante, termine coniato dallo studioso nipponico Masahiro Mori. Perturbante inoltre deriva dalla famosa opera Il Perturbante di Sigmund Freud.
Questo concetto, secondo l'autore, è qualcosa che genera inquietudine perché unisce elementi familiari e estranei allo stesso tempo. E ciò che era noto è rassicurante, ma che riemerge in una forma distorta, spesso legata a contenuti inconsci repressi. Questo effetto si manifesta in situazioni ambigue, come oggetti inanimati che sembrano vivi o luoghi familiari che diventano sinistri. Freud collega il perturbante al riemergere del rimosso, ovvero ciò che la psiche aveva escluso, ma che ritorna improvvisamente, creando spaesamento e angoscia. Link può evocare delle statue usando la canzone Elegy of Emptiness. Dovrebbero servire solo per risolvere enigmi, ma il loro aspetto è tutt'altro che normale. La statua di Link umano ha un sorriso vuoto, forzato, con occhi fissi e privi di vita. Sembra quasi la copia di un cadavere imbalsamato, una versione senza anima di Link. Elegy of Emptiness significa letteralmente elegia del vuoto, un lamento funebre che evoca l'assenza, la perdita, lasciando dietro di sé solo un guscio privo di vita. Queste statue angoscianti hanno perfino ispirato la creepypasta Ben Drowned. Infine, le trasformazioni di Link. Ottenute grazie a maschere nate dal dolore di spiriti defunti, diventano inquietanti se osservate con attenzione. Ogni volta che le indossa, il suo corpo si contorce, come se provasse dolore, accompagnato da suoni distorti e immagini angoscianti. Ti fa pensare che non sia una semplice metamorfosi, sembra quasi una maledizione. Qualche mese fa questo gioco divenne virale su X grazie a un post che evidenziava come un gioco su Winnie the Pooh, apparentemente per bambini, avesse una colonna sonora sorprendentemente cupa, molto simile a quella dei Silent Hill. Dopo quel post emersero molti altri dettagli che rivelarono come la host non fosse una semplice coincidenza, ma parte di una precisa direzione artistica. Il gioco infatti era pensato, in determinati scenari, come un vero e proprio survival horror. L'obiettivo del gioco è aiutare il piccolo e coraggioso Pimpy a superare le sue paure. Per riuscirci decide di entrare nei sogni dei suoi amici attraverso un magico telescopio, aiutandoli a risolvere i loro problemi. Tra tutti, gli scenari di Uffa il Gufo e I.O. l'asinello si distinguono per la loro atmosfera oscura, evocando un Otherworld che contrasta nettamente con il tono più vivace degli altri livelli. Lo scenario di Uffa è ambientato in una biblioteca cupa e opprimente, accompagnata da una colonna sonora inquietante. Sin dal suo ingresso Pimpy appare visibilmente spaventato, un dettaglio reso evidente dalla sua espressione. Per avanzare il giocatore deve affrontare i nemici che infestano la biblioteca, ma l'elemento più angosciante è il sistema di sanità mentale. Ogni sconfitta riduce drasticamente la stabilità psicologica di Pimpy, spingendolo verso il panico più totale. Questo stato influenza persino le schermate di caricamento, che riflettono il suo crescente terrore. L'ispirazione al genere survival horror è evidente anche nelle telecamere semifisse, posizionate strategicamente per aumentare la tensione e mantenere il giocatore costantemente in allerta. Lo scenario di I.O. inizia in una foresta oscura e minacciosa, conducendo poi a un castello medievale abbandonato, dai colori spenti e dall'atmosfera opprimente. Una delle scene che mi è rimasta più impressa è all'interno di una stanza circolare, dove un pianoforte, suonato da una presenza invisibile, emette una sinistra melodia. Curiosamente, questa stessa musica è stata ripresa nel celebre flash game The House. I riferimenti a Silent Hill sono numerosi, inclusa la presenza del "Vuoi saltare nel buco?", che richiama direttamente la serie. Inoltre, il doppiatore di Sadler in Resident Evil 4 presta la voce al minaccioso portone, aggiungendo un ulteriore tocco inquietante al gioco. Oh, I've an idea! I have an idea! Non esiste titolo più adatto per descriverlo se non il survival horror per bambini. Un videogioco apparentemente semplice che segue la vita quotidiana di un cane, ma che progressivamente si trasforma in un incubo sempre più inquietante.
In questo videogioco vestiamo i panni di Jake, un cane innamorato della cagnolina Daisy. Quest'ultima viene catturata da acchiappacani assoldati da Mrs. Peaches, proprietaria di un'azienda di cibo per gatti. L'obiettivo è salvare la nostra amata cagnolina. Il gioco inizia come una spensierata avventura canina, ma nella missione finale assume toni decisamente inquietanti. L'ambientazione conclusiva è un canile lugubre e desolato. Il cielo rosso sangue, alberi secchi e spettrali e numerosi cani rinchiusi in anguste gabbie. La colonna sonora amplifica il senso di disagio con melodie disturbanti e cori sinistri degni di un horror. Il primo obiettivo è liberare i cani trovando le chiavi sparse nel canile. Successivamente bisogna raggiungere la casa centrale sorvegliata dal Doberman dell'acchiappacani. Se Jake ha raccolto abbastanza ossa riesce a spaventarlo ed accedere all'edificio, che si rivela essere una vera e propria fabbrica degli orrori. All'interno Daisy è intrappolata in una macchina che sta per trasformarla in cibo per gatti. Se falliamo assistiamo a una scena macabra in cui viene tritata e inserita all'interno delle lattine. Se la salviamo, i due si riuniscono, ma Mrs. Peaches li affronta armata di fucile. A quel punto Jake rilascia una potente flatulenza, tanto nauseabonda da far perdere l'equilibrio alla donna, che cade nella macchina infernale. Mrs. Peaches viene fatta a pezzi e i suoi resti finiscono nelle lattine di cibo per gatti. A volte l'orrore si annida dove meno te l'aspetti. Titoli all'apparenza innocui, colorati, pensati per un pubblico giovane, possono custodire dettagli sinistri, musiche inquietanti o vere e proprie scene da incubo. Forse da bambini non riuscivamo a dar loro un nome, ma quelle strane sensazioni forse ci sono rimaste impresse. Teresa Lynch, professoressa associata di tecnologia e della comunicazione presso la Ohio State University, sostiene: a volte i bambini sono spaventati da cose che a noi adulti sembrano completamente ridicole, ma a volte cose che a noi adulti fanno davvero paura non li disturbano affatto. Ora che sei adulto, come vedi quel gioco innocente che adoravi da bambino? Grazie a tutti per la visione ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate tanti mi piace se vorreste un secondo episodio di questo format e fatemi sapere anche nei commenti qual è il gioco che più vi ha inquietati quando eravate bambini. Vi ricordo anche ovviamente di iscrivervi, condividere e attivate la campanellina per non perdervi tutti i miei futuri video. E ringrazio anche tantissimo ovviamente i miei abbonati Patreon, grazie mille per il supporto. E ricordo anche voi, se volete supportarmi ulteriormente e avere vantaggi esclusivi, potete appunto abbonarvi al mio profilo Patreon che trovate nella descrizione. Grazie ancora a tutti ragazzi e ci vediamo alla prossima. Chiudo il video ringraziando lo sponsor di oggi, ovvero Samsung. Mi è stato infatti mandato il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 7 ed è davvero incredibile. Questo è il pieghevole più sottile e leggero mai creato da Samsung, infatti sono solo 215 grammi, ma è super resistente grazie all'Armor Flex Hinge e Gorilla Glass Ceramic 2. La fotocamera 200 megapixel su un pieghevole, oltre ad avere un multitasking smart con One UI 8 con funzioni come Photo Assist, Gemini Live e cerchia e cerca. E se siete gamer come me, Ray Tracing 120 fps e tutto ottimizzato per lo schermo pieghevole. L'esperienza è ultra fluida sia chiuso che aperto. Lo schermo pieghevole supporta giochi come Honkai Star Rail, Genshin Impact, PlayerUnknown Battleground Mobile, Diablo Immortal e molti altri, con ottimizzazioni big screen e supporto Vulkan. Ma una delle più grandi novità è Gemini Live. Ciao Gemini, puoi farmi un riassunto molto veloce di quello che sai fare? Certo, in modo molto veloce posso generare e creare testi, storie, email, codice, script, musica, eccetera. Rispondere alle tue domande su quasi ogni argomento, tradurre testi tra diverse lingue, riepilogare informazioni complesse, aiutarti a scrivere meglio, grammatica, stile, idee. Sono qui per elaborare e comprendere le informazioni testuali in tantissimi modi. Ma un'altra cosa veramente interessante è che potrete utilizzare la fotocamera per riprendere qualsiasi cosa e Gemini ti aiuterà a dare un contesto aggiuntivo a ciò che stai riprendendo in diretta. E per voi 100 euro di sconto col mio codice PixelKiwi4U valido fino al 24 luglio.
utilizzabile per il Samsung Galaxy Z Fold 7, Samsung Galaxy Z Flip 7 e il 7 Flip FE. Trovate tutto nella descrizione e grazie ancora Samsung.